Triumph and Despair, trionfo e disperazione, alla ricerca della Repubblica Islamica d'Iran. E questa è la traduzione alla lettera che possiamo dare del libro di Mehran Kamraoui, professore della Georgetown University in Qatar. Con questo libro iniziamo una nuova rubrica, un libro in 5 minuti. Ogni 2 settimane ci sarà una recensione in video di un libro a tema Iran, preferibilmente inedito in Italia. Prima di cominciare, se non l'ho ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e attiva le notifiche. È il modo migliore per restare sempre aggiornato. Il libro di Kamraoui, come vediamo, non affronta in ordine cronologico la nascita e la storia della Repubblica Islamica, ma si concentra su alcuni passaggi cruciali. Innanzitutto, come nasce il sistema di potere che ancora oggi governa il paese. Non parliamo della successione di eventi che portano al crollo della monarchia, alla fuga dello Shah e alla nascita della Repubblica, ma al modo in cui, ad esempio, l'esercito alla fine decide di non intervenire contro i rivoluzionari, o ancora come Khomeini riesca a manipolare le elezioni dell'Assemblea degli esperti, che scriverà poi il testo costituzionale, e come anche da quell'assemblea alla fine uscirà una forma di governo inedita e assolutamente sbilanciata a favore del ruolo della guida. È interessante questa prima fase del libro perché emerge chiaramente come la dottrina di Khomeini, l'Ayat Faqih, tra gli stessi religiosi non sia accettata completamente e come la sua applicazione pratica venga inizialmente contestata. Ma tutte le figure religiose che potrebbero minare l'autorità di Khomeini escono di scena in modo violento o inaspettato. Da Motahari, assassinato nel maggio 1979, a Taleghani, che muore ufficialmente di infarto nel settembre successivo, a Shariat Madari, che viene esiliato con l'accusa di aver tramato contro la Repubblica Islamica. Il libro sottolinea la rapidità con cui la nuova classe dirigente rivoluzionaria sostituisce la vecchia nomenclatura monarchica a tutti i livelli e l'importanza che in questo senso svolge il Partito Repubblicano Islamico, cioè il partito di Khomeini, sciolto poi nel 1987 per diretta volontà dello stesso leader. Altro tema interessante è quello della politica economica della Repubblica Islamica. I primi anni sono contraddistinti da una sostanziale inadeguatezza del personale chiamato a decidere e sulla mancanza totale, assoluta, di un modello di riferimento. È anche un libro di numeri. Ci sono dati e tabelle che aiutano a capire come e in che misura il paese sia cambiato in questi 40 anni. Un esempio su tutti. Prima della rivoluzione gli studenti universitari in tutto il paese sono meno di 50.000. 40 anni dopo sono più o meno 4 milioni e mezzo, a fronte di una popolazione che è più che raddoppiata. I cambiamenti sociali più rilevanti, va detto, avvengono durante gli 8 anni di presidenza di Rafsanjani, dal 1989 al 1997, quando l'Iran esce dalla lunga guerra con l'Iraq e deve essere in pratica completamente ricostruito nel suo tessuto sociale e in quello economico. Sono 3 per Kamraoui le costanti che condizionano l'economia dell'Iran: l'intervento dello Stato, il ruolo del petrolio, il peso delle sanzioni. In particolare l'autore distingue 4 diverse stagioni delle sanzioni internazionali che attraversano e condizionano l'intera vita della Repubblica Islamica. È interessante anche l'analisi di 2 presidenze di segno opposto, quella del riformista Khatami e quella del conservatore Ahmadinejad, e di come la crisi del 2009 segni una svolta interventista della guida Khamenei nella contesa tra le fazioni, un passaggio molto importante. Un dato innegabile è che dal 1987, cioè dall'inizio della cosiddetta stagione riformista, il paese abbia conosciuto la nascita di nuove identità sociali e culturali, che al di là poi degli sviluppi politici e istituzionali rappresentano una minaccia costante per la tenuta di questo sistema. L'autore sottolinea 2 aspetti che generalmente vengono poco analizzati. Il fatto che le elite politiche e culturali siano teheran-centriche e che quindi questo comporti anche una sostanziale incapacità di capire tutto il paese. E poi la mancanza storica di una classe di capitalisti nel paese. L'Iran ha conosciuto per secoli una classe mercantile, ma non dei veri capitalisti. In conclusione, l'Iran è descritto come un paese trasformato da questi 40 anni di Repubblica Islamica, ma scosso da una crisi profonda, accelerata sicuramente anche negli ultimi anni dall'emergenza del Covid-19. Il libro però non sposa la retorica antisistema di molti analisti iraniani che lavorano all'estero. Citando le parole del filosofo Reza Davani Dakari, anzi,
Si avanza l'ipotesi che gli iraniani siano intrappolati in una condizione di sottosviluppo anche a causa della loro incapacità cronica di effettuare autocritica. Giusto o sbagliato, Kamaravat conclude ricordando che i sistemi politici vanno e vengono, i popoli rimangono. Lo stesso, naturalmente, vale per la Repubblica Islamica e per il popolo iraniano.